la mia lezione era la 29, forze attive e passive, scoprire la volontà di Dio. Si collega molto al tuo discorso, Pier, perché parla anche in questa lezione del male, principalmente perché alla fine, verso la fine, adesso faccio un po' il contrario, verso la fine ci sono una serie di domande che probabilmente vengono fatte alla guida, e una è inerente alla guerra. Ve la leggo, che Vai. l'ho sottolineata perché alla fine mi ha colpito molto. La domanda è: in caso di guerra, l'atto di uccidere da parte del soldato è contrario alla legge divina? E la risposta è no, non lo è. Come ha detto Gesù Cristo, rendi a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che gli è dovuto. Quindi quando ho letto la risposta che l'atto di uccidere non era contro la legge divina, è come se avessi fatto un balzo, no? Avevo letto tutta la lezione che era improntata sull'imparare ad accettare che dentro di noi ci sono sia forze attive che passive e che l'universo è permeato da queste forze. In particolare, la prima cosa che viene spiegata è che sono 12 forze attive e 12 forze passive, e che ognuno di noi, ogni anima, ha questo tipo di forze all'interno. La difficoltà dell'essere umano è capire quando deve usare quelle passive e quando deve usare quelle attive. Mm. Quindi il principio di contrazione ed espansione di cui dicevi tu prima è la parte conflittuale che poi si crea dentro di noi, perché nel momento in cui la forza attiva viene usata nel canale destinata a quella passiva, si crea conflitto e ristagno. Mm. Quindi Bellissimo. qua spiega che le attività e passività sono due aspetti divini fondamentali. E la domanda è: quando dovreste fare uso del libero arbitrio e quando invece, e quindi muovere la forza attiva e quando invece usare quella passiva? Ecco, il discorso di quella passiva è legato alla resistenza, perché nel momento in cui noi non accettiamo una determinata condizione e parte dal presupposto che dovremmo prima di tutto accettare le nostre imperfezioni, la nostra parte che non ci piace e per cui entriamo in conflitto con quella parte, se noi riusciamo a fare questo tipo di lavoro interiore e ad accettare questo discorso di avere delle sfaccettature che non ci piacciono, che quindi sono una parte oscura, sono una parte più negativa, significa che l'altra parte ha la possibilità di emergere perché quella si mette in situazione passiva. Quindi l'accettazione è il modo di usare la forza passiva a servizio di quella attiva. Wow. Bellissimo, grazie. Almeno credo di aver capito questo. Veronica, voglio chiederti da ignorante, quindi se uno è, diciamo, è in guerra o uccide, cos'è che Sì, causa l'atto di uccidere una cosa, dov'è che diventa sana, tra virgolette, una forza ben espressa? Cioè, in che caso? allora, perché fondamentalmente viene detto che ogni persona viene poi valutata a livello spirituale, non per l'azione che ha fatto, ma per il motivo che ha spinto quell'azione. Ok. Sì, infatti Ma tu dici, allora se io difendo la mia famiglia perché arriva un pazzetto, esattamente, quello loro è sono proprio tutti il quanti con un punto. mitra e io gli lancio una roba e lo ammazzo. Esattamente, esattamente, Io non ho la violenza che scatena l'odio e tutto quello, la mia contrazione non c'è perché c'è semplicemente in esatto, difesa di amore e esattamente. quindi l'azione non è guardata, ma guardate l'intento interno di Il quell'azione. motivo, esatto. E Posso, quindi posso dimmi Monica. No, che mi viene in mente che nella dottrina degli spiritisti, con tutti i loro libri che fanno parlare tantissimi spiriti dell'oltre, ve ne consiglio due in particolare. Uno è Tra cielo e inferno, ed è spettacolare, poi vi manderò le lo potremmo anche fotografie. da leggere anche. Mm, Spettacolare. Ci sono spiriti che sono, come dire, contattati tramite di medium di soldati mm. erano in guerra e ce n'erano anche di nazisti e loro erano profondamente convinti che stavano andando per fare qualcosa di giusto, quindi Esatto, la motivazione. erano profondamente convinti, anche se noi da fuori diciamo come puoi essere, ma loro da dentro erano nella loro buona fede, questo Esattamente, era esattamente.
L'azione allucinante. Infatti, gli esempi sono proprio quelli del soldato, perché viene detto, se gli esseri umani sulla Terra sono ancora così indietro nel loro sviluppo, quindi è un discorso di coscienza collettiva, di livello di coscienza dell'umanità, che ancora siamo lì, ovviamente, perché la guerra continua ad esserci. Viene detto questo: se gli esseri umani sulla Terra sono ancora così indietro nel loro sviluppo, allora si trovano a dover combattere per il loro paese. Il soldato che combatte per il suo paese, la motivazione è non viola la legge divina e quindi non è sbagliata in questo senso. È la stessa cosa un padre che difende la sua famiglia da un aggressore esterno, come hai detto tu prima. Ecco, quindi il discorso poi che viene mh, trasportato sul male è anche quando viene spiegato che la guerra sembra essere al momento ancora l'unico modo che l'umanità ha per combattere il male. Cioè è un loop. Giusto. Cioè il livello di coscienza nostro è ancora quello lì e quindi troviamo nella guerra l'unico modo per combattere il male, ma ovviamente il male non verrà mai eliminato in questo senso, perché fa l'esempio, anche se tutti i soldati si rifiutassero di combattere, non ci sarebbe la guerra, ma il male non sarebbe eliminato comunque. Perché la frase successiva, fa ancora altri esempi, ma la frase successiva è la guerra è una raffigurazione di cosa accade all'interno di molte personalità umane. Certo. E torna su quel discorso che abbiamo fatto all'inizio della contrazione della forza passiva o attiva. Veronica, ti chiedo una cosa, c'è Dimmi. una parolina chiave che descrive le 12 forze attive e le 12 forze passive o c'è tutto un discorsone per Ma presentarle? in realtà non le specifica bene, però il primo paragrafo inizia proprio così. Ehm, allora dice che queste forze sono concentrate nei più elevati reami spirituali di luce e vengono governate dalle rispettive entità. Quindi dice che c'è ogni forza attiva e ogni forza passiva ha una sua entità corrispondente, Ok? Interessante. ognuna delle quali rappresenta o personifica un principio attivo o passivo. Nella loro specifica forma esse rappresentano la perfezione. Tutto l'universo è permeato da queste forze. I 24 invisibili li chiama. Sarebbe i Molto i principi interessante. universali, che sono forze Esatto, attive, pulsanti, che abbiamo tutti dentro esatto. noi, che appunto trasformarle vuol dire portarle in virtù, diremo così. Però la virtù nasce dall'altra parte che è la mancanza di virtù, cioè sono entrambi che cooperano. Mi sembra anche come un quadro simmetrico tra una non consapevolezza di un mondo duale che piano piano sviluppa sempre un sentire, torniamo a Roberto Seppi, no? Un sentire universale, unificato, e quindi anche la coscienza deve andare piano lentamente da questo dualismo verso l'unità e quindi troverà piano piano una visione più taoista, diremo così, della realtà e che non è appunto così contrapposta. Bello. Sì, quindi il corretto atteggiamento viene sempre sottolineato e consigliato di accettare ciò che non possiamo cambiare. E allora smettere di dare la responsabilità all'esterno, dare la colpa a qualcun altro, come dicevi tu prima, ma iniziare a fare il lavoro interiore, vedere le parti di noi che non ci piacciono, la parte oscura, l'accettazione e in questo modo noi abbiamo la possibilità di riconoscere quando dobbiamo utilizzare le forze passive. E non c'è bisogno sempre di agire, di andare verso un'azione attiva, no? Mi viene in mente lo yang, no? Essere sempre attivi in questo senso, ma riconoscere quando invece dobbiamo essere passivi, perché nel momento in cui la forza passiva è incanalata nel modo giusto, accresce la forza attiva. Quindi c'è un passaggio, c'è Bellissimo. un'elevazione in questo senso. Molto di arti marziali questo anche, i Eh, maestri Tai penso Chi di sì. lavorano anche molto con la passività, riescono a gestire molto bene il Chi e quando serve Esatto. spaccano qualcosa, quindi la flessibilità nasce per la duttilità di un movimento di contrazione e di espansione allenato nei suoi massimi sistemi. C'è anche un Quindi aforisma che dice non tutte le guerre devono essere attivamente combattute. Quindi
puoi stare. Quindi c'è il momento anche perché noi giudichiamo la passività o Esatto, c'è una giudichiamo connotazione sempre l'attività. negativa del non agire, cioè ci sembra che nel non agire stiamo sbagliando, e ci sembra anche che l'avvicinarci a Dio, perché poi ovviamente c'è tutta la parte legata al capire qual è la volontà di Dio, no? Allora, ma io cosa vuol dire? Devo agire o non devo agire? È il dubbio amletico, no? È proprio questo il punto, perché questo libero arbitrio, che è il focus, che è ciò che la divinità vuole da noi, ci lascia il libero arbitrio, Dio ci lascia questa cosa, ma noi non siamo capaci ad utilizzarla nel modo giusto. E quindi lui non vuole che siamo perfetti, ma vuole che ci muoviamo per conoscere la nostra perfezione, che è fatta di imperfezioni, cioè questo è il giro. Dice Dio vi vuole forti e indipendenti e potete esserlo soltanto seguendo la strada che vi sto mostrando. Potete condurre una vita soddisfacente, ma egli non lo farà per voi, vi lascerà liberi di vivere la vostra vita e se diventerà un disastro, allora sarete voi a dover cambiare, non gli altri o le circostanze. Quindi nel momento in cui iniziate a consentire alle vostre errate correnti superattive di diventare passive o alle errati correnti passive di diventare attive, allora potete anche tenere sotto controllo le circostanze e gli altri. E qua dice, infatti l'ho sottolineato, poiché quelle correnti purificate emaneranno da voi influenzando indirettamente il subconscio delle altre persone e quell'effetto ritornerà a voi gradualmente sotto forma di interazioni più vere e armoniose. E su questo ti faccio un esempio, così chiariamo un attimo il punto e Madonna. comprendete la Eh, discussione. Grazie. E che tutti noi abbiamo molto presenti per chi ha figli. No, per chi ha figli. appunto, ne parlavamo giusto stamattina. Giusto, per chi ha figli o comunque ha a che fare con persone, diciamo così, un po' complesse nel Certo, lavoro e in aspetta che non metto condizioni, le adesso dico cuffie. così perché i figli ti mettono a prova di brutto, ma immaginate una collega così. Allora abbiamo due comportamenti da fare, c'è un comportamento reattivo giovanile dove tu reagisci come i figli ti stanno dicendo, no? Ti accusano, vogliono da te la massima coerenza, se non vedono la coerenza hanno una mente così, quindi vedono tutto, però a livello di esperienza e a livello di essere loro coerenti mancano molto, anche come siamo stati anche noi adolescenti, abbiamo visto tutto, ha puntato il dito su tante cose, ma poi crescendo ti sei reso conto di quanto è complesso. Cosa dovrebbe fare il genitore? Rispondere al ragazzo nello stesso modo che è ferito, ha difficoltà, vede un mondo che non si riconosce, vede un corpo che non si riconosce, vuole spaccarti la testa, vuole accusare te, ma dietro a questo cosa sta? L'adulto è colui che vede che dietro questo non ci sta lui, ma ci sta il suo dolore, il suo problema, la voglia di sfogarsi. E tu dici, ma io dove sono in questo? Tu sei l'adulto. Quindi ti metti da parte quel tuo ego, quella parte che vuole essere Passivo. attivo, e vuole essere attivo, vai in una Eh, passività con questa voglia di spaccarlo in due e fargli capire cosa hai fatto tu, cosa ti ho dato io per te, e quelle classiche frasi dei genitori, io ho fatto per te questo, no? Ecco, sbagliatissimo, questo è il bambino che parla al bambino. Io ho fatto per te, io ho scelto di farlo, se l'ho scelto non te lo vengo a dire, vedo il dolore che è in te, quindi io ti sto vicino, con quella mitevolezza accolgo la situazione, ma poi al momento giusto, nella condizione giusta, quando c'è la porta che bussa perché c'è una condizione sua di frustrazione o di domanda Di dietro, di fragilimento. fragilimento, ecco che nasce, esce fuori il genitore che esce e dice: Guarda, ti sto vicino, però ti sei ricordato quella volta che vedi e uno dice: Ah, sì, c'è la condizione giusta, il momento giusto che tu hai saputo beneficiare, no? Che tu hai saputo prendere. Ma per fare questa roba, cioè tu devi avere una forza dentro di te che è impressionante perché devi gestire questo bambino ferito che vuole giustificarsi, che vuole dire che com'è, che vuole educare questo, che vuole dire a suo padre, che vuole dire al figlio, cioè capisci il casino, tu devi fare l'adulto. E l'adulto è sta roba qua. Allora, il livello di mettere da parte, di usare una forza attiva quando serve, qualsiasi passiva quando serve, è quella conoscenza di sé che va ad assottigliare quella parte di personalità e di ego, a portare in uno stato di sbiancamento per cui vede quello che c'è, non vede quello che lui vorrebbe che ci fosse, non ci si mette lui dentro. Questa cosa qui richiede, ancora una volta, il mettersi da parte, cioè richiede l'assorbimento di un ego. Ecco, e quando la volontà non è più tua, intendendo che ti sei fatto da parte e ascolti il campo, vuol dire che la volontà è divina. Ecco perché esatto. diventa strumento. Cosa vuol dire sta roba?
Quindi quando Krishna entra nel Mahabharata e fa il culo a tutti e ammazza, è stata una cosa storica questa, e ha ammazzato delle persone, come cazzo fai a ammazzare delle persone? Cioè ragazzi, è ucciso, vero? Ma con questa forma di fare ciò che serve, non c'è un lui che uccide, ma c'è un qualcosa che deve compiersi. Lo so che per noi è stranissimo questo, solo da pensarci. E quando qualcuno lo uccide perché gli lancia una freccia e lo becca e lui muore dissanguato, quella cosa lì, è come Gesù anche attaccato riesce a dire Dio non sanno quello che stanno facendo. Dov'è Gesù? Gesù non c'è mica a quel momento lì, perché lui è completamente al di là del problema suo. Sta cercando di chiedere che crei karma alle persone che lo stanno uccidendo. Cioè, con che forza stai facendo questo? Non con la tua sicuramente, perché hai fatto un tale allenamento di non esserci che non ci sei più. Quindi capite che questo livello, cioè, Posso dire una Madonna. cosa? Prima hai detto, questa è una cosa che capiranno bene soprattutto quelli che hanno figli. Io dico che è ancora invece più rognosa la cosa quando hai a che fare con adulti, o meglio, persone che a livello anagrafico sono adulti, ma dentro in realtà sono bambini. Perché è ancora più difficile? Perché quella voglia di spaccargli la faccia, riprenderli, far guerra è più forte perché dici come tu sei un adulto e mi porti sta roba, ma io ti ammazzo. Capisci? È ancora più difficile se c'hai il bambino minchia davanti, con tutto il rispetto, c'hai il quindicenne brufoloso che si sta incazzando come una iena, a un certo punto prima o poi vedi che è un bambino. Ma pensati quando è un collega che ti parla così, è un datore di lavoro che ti parla così, è un, che ne so, ok? Questo volevo dire questo, Grazie, perché quindi il lavoro, questo lavoro però profondo per me porta piano piano a vedere tutti come bambini. vedi, leggi l'energia, Leggi di leggi il energia. campo, Infatti, altra quindi cosa, non ti fai distrarre dalla fisiologia, quello serve tutto, però hai capito, non ti fai perché ci distrarre. può essere un campo bambino, perché sono bambini cresciuti. Cioè, il problema è soprattutto lì. Infatti io non capivo come mai, anche a questa, sempre io porto a questo perché la mia esperienza, questa Amrita Mai, questo maestro spirituale, chiama tutti figli miei. Figli miei non sono adulti, figli miei sono dei bambini col I pallonotto, bimbi, pieni di merda, che arrivano lì e piangono, cioè questi sono i figli tuoi. Quindi lei, che effettivamente lei legge il quando lo stato di campo. coscienza sale a quel punto e dove tu scompari in qualche modo, fai parte anche di tutta questa sofferenza, questa realtà, tu leggi il campo e però ecco la forza indotta vera però, quella che Veronica parlava, cioè quando le forze passive lavorano in modo proprio, il Esatto. bambino sente un'autorità o l'adulto di qualcuno che ha saputo tenere, gestire e mettersi da parte, essere, perché non è che perdi di autorevolezza, tu la guadagni. Anzi, esatto, esatto. Capito? Perché sei riuscito come uomo a stare zitto al momento da stare e a parlare quando c'è. Io non sono riuscito, incominciando adesso a capirci qualcosa su questo. E ho dei genitori e il resto che proprio cioè, a livello zero di punitivi, non è che stavano lì. E concludo che questo è molto facile essere punitivo, è molto più difficile condurre la punizione. Cioè, è molto facile fare un'urlata, dire così, cazzo, adesso basta casino, ma poi e lui ha la contrazione, c'è tutto un motivo perché. E poi vai i giorni dopo a vedere ma come sta veramente, cosa sta vivendo, lascialo, allora portalo ad un certo posto perché si sfoghi, perché lì è molto difficile. Come Bisogna ma insegnare. sì, appunto, quanto abbiamo subito questo modo perché ci hanno zittito, invece ecco perché condurre questa parte è il gestire tutta questa parte interna di feroce realtà che faresti le guerre come il popolo umano sta facendo. Esatto, esatto. Quindi, Quindi sì, lui, cioè la guida fondamentalmente porta a riflettere su questa condizione nostra interiore e cercare di fare un autoesame sempre quotidiano, viene ripetuta questa cosa che già nell'altra lezione era così, di provare a farlo praticamente tutte le sere, no? Come resoconto della giornata e andare ad analizzare le reazioni di ribellione che abbiamo avuto, perché la ribellione è di nuovo un andare fare una resistenza, opporre una resistenza, perché nel momento in cui ti ribelli stai attivando una forza attiva attivando la forza attiva che non è necessaria, no? Perché stai andando contro. Non accetti. La stessa cosa per la malattia, che l'hai detto anche tu prima, fa lo stesso discorso rispetto alla guerra, parla anche della malattia, eh, accettarla, accoglierla, cercare di riconoscerla e lavorarci, ovviamente. Ehm, Dice anche che la volontà divina e seguire
La volontà divina vuol dire che quando noi sentiamo la felicità, la serenità nel nostro cuore, ecco, quello è il collegamento. Vuol dire che quella è la volontà divina, perché fondamentalmente Dio desidera per noi la nostra realizzazione a livello di felicità nella nostra incarnazione. Che sì, Un attimo, e questo è un punto complesso. Cioè, sì. come possiamo riconoscere una felicità che è una felicità divina da una felicità egoica? Cioè, Esatto, bravo, ottima domanda, ci sarei arrivata perché parla proprio aspetta che lo ritrovo, del sé, della volontà, sì, dell'ego, e ci dice di imparare a riconoscerlo cercando di fare l'esercizio proprio a livello di plesso solare, quindi di concentrare la nostra attenzione quando facciamo questo tipo di meditazione di resoconto a livello di plesso solare dove risiede la nostra forza vitale e cercare di capire a livello emozionale che cosa succede verso quell'episodio, verso quella persona, verso quello che stiamo analizzando. È una sensazione che dobbiamo avvertire a livello del plesso solare e deve essere una sensazione che se è legata alla volontà divina, che è la nostra, quella della nostra anima, perché siamo in sintonia, vuol dire che stiamo percorrendo la strada giusta, è una sensazione piacevole. Se invece una sensazione contrastante è quella egoica, del sé inferiore. ok. Terzo chakra, plesso solare, Esatto, lui parla Io proprio dico, qua. non so, mi compro una macchina e sono soddisfatto e dico, cazzo, vado in giro, guardatemi un attimino, che mica è figata, però questa roba qui è un ego, eppure ho una soddisfazione, ho un piacere. Va Do bene, sì. 100 euro a una persona e gli do una mano senza che nessuno mi veda e ho un altro piacere, cioè, e noto che il secondo è un atto che è più divino, come diciamo. Assolutamente sì, però sono due livelli diversi, ma secondo quello che c'è scritto qui, se tu provi quella soddisfazione e quella felicità, sei comunque in linea. Ecco, perché ti toglie dall'autogiudizio, parla anche di questo, no? Perché probabilmente quella cosa cioè c'è una parte di te che sta dicendo forse quella macchina non la dovevo comprare. No, ma torniamo al punto che parlavo io, cioè che quella Eh, contrazione, ma se c'è un bambino che ha esatto, espresso se stesso non ci chiede niente e nella gioia di farlo. esatto, E diciamo, così dovrebbe essere. la gioia non strutturata con altre menate è bella in ogni piano che facciamo ed è quello il divino. Dovremmo Su tornare tutti i livelli, su tutti i piani, esatto. andiamo al discorso che faceva Andrea. sì. Bambini. Questo bambino interiore, non un bambino però, l'anziano che diventa un bambino che non capisce un cazzo e diventa un bambino No, con cognitività, Il cioè concetto del bambino è nell'innocenza, innocenza. in quella parte che non è strutturata mentalmente in termini di condizionamento, di giudizio, eccetera, eccetera. esatto, esatto. La meta, hai capito? Grazie Che Veronica. disarma. Grazie. Grazie a Veronica, voi. grazie, Andrea, bellissima Andrea. lezione.